Isolario, mappe di isole, arcipelaghi visibili e invisibili. Isolario, mappe di isole, arcipelaghi visibili e invisibili. Ciao. Oggetti come il telefonino, il cellulare, che prima nemmeno esistevano, oggi sono diventati indispensabili in un tempo brevissimo. Cosa ne pensi? Ma nel viaggio che abbiamo intrapreso ormai da qualche tempo, eravamo arrivati all'isola piena di cose, questa isola, in qualche modo, questo isola supermercato, grande raffigurazione di una condizione, di una delle tante configurazioni della nostra quotidianità. E avevamo detto in realtà che cosa significa questa trasmigrazione d'anime, se possiamo dire così. Mi si chiede di precisare, mi si chiede di meglio definire che cosa significa questo. Allora, è vero, noi potremmo usare qui tutta una serie di immagini della pubblicità. La pubblicità è abbastanza indicativa, una sorta di guida a questo rapporto con gli oggetti che ormai abbiamo. Che cosa ci insegna la pubblicità? Che questi oggetti, per catturare la nostra anima, devono catturare i nostri sentimenti, le nostre emozioni. Si devono trasformare da oggetti d'uso in oggetti emozionali che in qualche modo segnalano dentro di loro parti della nostra stessa identità. Ecco perché dicevo l'altra volta, se mi mancano io mi sento male. Se esco di casa senza cellulare, ho paura che qualcosa capiti a casa, come se mai potessi, soltanto grazie al cellulare, poter evitare il rischio della vita. Il cellulare rappresenta questa strategia contro il rischio della vita. Il cellulare rappresenta questa strategia che ti fa pensare che esisti soltanto se puoi essere in connessione con tutti e con tutto, che tu non puoi in qualche modo come dire, non puoi essere messo in ombra. Tutti ti devono raggiungere, tu devi raggiungere tutti, perché essere messo in ombra è oggi una condizione, è quella condizione di essere staccato dalla presa della vita, dalla presa dell'identità, di essere finalmente e definitivamente solo. Ecco, allora questo oggetto, che in questo caso è un oggetto tecnologico, capace di rispondere a esigenze che sono delle esigenze che appartengono all'area più profonda della mia emozione, all'area più profonda della mia anima. Allora si vede come, soprattutto quando questi oggetti diventano gli oggetti tecnologici, gli oggetti capaci di creare i loro stesso mondi, capaci di interagire con me in un modo o nell'altro, insomma, capaci di vita propria, perché si sa bene che oggi gli oggetti della tecnologia, gli oggetti culturali tecnologici sono capaci di vita propria. Se questa vita propria poi si nutre della mia anima, evidentemente li rende potentissimi ed io poverissimo. È una visione forse negativa, ma è una visione dentro la quale forse abbiamo la chance di immaginare un modo di governo. Vorrei finire con una battuta che dice che, discutendo di oggetti tecnologici, se tu non ti vuoi occupare delle reti, si fa un riferimento a internet, al network, alla rete in cui... Se tu non ti vuoi occupare delle reti, saranno le reti a occuparti di te. Potremmo parafrasare: se tu non ti vuoi occupare degli oggetti che hanno o tentano di sottrarti l'anima, saranno loro a farlo con te. Isolario, mappe di isole, arcipelaghi visibili e invisibili.